Ragazzi, in questo momento vorrei essere lì con voi per vedere le vostre facce, tutti gli appassionati di eolico. È arrivata la turbina eolica dalla Cina dopo 3 mesi di viaggio. Lì ci sono le pale, 2 metri di lunghezza, sarà una turbina di 4 metri di diametro, ci sono le flange, ci sono i bulloni, non l'ho ancora aperta, non so cosa c'è dentro. E qua invece ci sono i quasi 90 kg di generatore. A portarla giù dalla discesa mi sono già massacrato. Ragazzi, non mi piacciono quelle recensioni dove stanno lì a farvi vedere vite per vite. Io adesso apro tutto, le prossime immagini sono qua dentro e lì dentro. Ci vediamo fra 4 secondi, ragazzi. Ho aperto tutte le viti e ho lasciato l'ultima qua. Ragazzi, vediamo cosa c'è dentro. Ragazzi, solo di ferramenta, ovvero angolari, viti, eccetera, ho avuto uno sconto di una ventina di euro. Siete pronti? Ah, ecco, quindi già bello incelofanato, la cosa mi piace. Bene, bene. Bene. Ah, questo è il cono frontale, ragazzi. L'altro era praticamente circa così. Questo la dice lunga su quello che sarà il risultato finale. Bene, bene. Andiamo a vedere, ecco qua, la flangia metallica, ragazzi. Qui ci sono circa, il perno del generatore è circa, lo vedete qui, presumo 5 cm, 4,5. Quindi questo è l'asse del motore che c'è. Questo? Questa è una telecamera, ragazzi. È una telecamera, se qualcuno la apre. No, questa è la dimostrazione. No, vabbè, ragazzi, questo è fantastico. È una telecamerina che probabilmente connessa in wifi adesso sta dicendo a loro: io l'ho ricevuto, l'ho aperto. È incredibile, ragazzi, ve la faccio vedere da vicino, non ci posso credere. Ragazzi, questa è la telecamerina che c'è dentro. No, vabbè, è una cosa incredibile, ragazzi, questo è incredibile. Io farò un video solo per questo. Eccoci qua, ragazzi, come al solito a descrivere tutti gli eventi che accadono mentre realizzo un impianto. Ebbene, così di primo acchito, anche perché dopo i 50 anni perdi un po' la vista, diventi presbite, sembrava una telecamerina, invece no, è un tracker. Che cos'è un tracker? È uno strumento che identifica costantemente il punto in cui si trova la merce che viaggia. Questo è viaggiato dalla Cina e a loro segnalava attraverso la SIM che c'era installata dentro, questa piccola SIM era dentro, e man mano che viaggiava segnalava a livello quindi internazionale dove si trovasse questo pacco. Ebbene, questa che sembrava così una telecamera invece no, è una fotocellula, ovvero il momento in cui io ho aperto, questa fotocellula si è illuminata e ha detto a loro: il pacco è stato aperto. Ed è stato aperto dove? Dove ha segnalato la SIM, quindi alla destinazione dell'acquirente. Questa è una cosa che non avevo visto, conoscevo dei tracker di tipologia diversa, ma questo è veramente fantastico. Dentro l'ho aperto, ci sono batterie al litio, ovviamente questo lo riutilizzerò, non so per che cosa, ma è interessante che con una SIM andiamo a inseguire un prodotto, una merce, una macchina, la mia macchina, posizionato, mi sta venendo in mente adesso, ragazzi, posizionato nella mia macchina. Il momento in cui me la dovessero rubare, ebbene, mi dirà tutto il tracciato. Invece ovviamente della litio lo collegherò direttamente all'alimentazione. Ragazzi, questo è quello che c'era dentro. Ora, in questa apertura non è una recensione, perché questa l'ho comprata. Sapete che l'eolico mi piace tantissimo, e quando alcuni dicono non c'è vento, non gira, non produci, per me fa niente, perché mi piace anche solo lì da vedere. Ma comunque quando gira, e questa quando girerà per i suoi 3,2 kW con vento ovviamente forte, sarà veramente meraviglioso vedere la produzione oltre che queste pale gigantesche.
Andiamo con i dettagli di questo prodotto acquistato. Io dissi all'azienda: se è buono poi ti presento anche sul canale. Bene, per il momento non lo farò e in questo video capirete perché. Partiamo dai piccoli dettagli. Innanzitutto avete visto che c'era dentro il cono, che è molto grosso. Ebbene ragazzi, il foro di centraggio non è stato fatto al centro, perché il centro di questo cono è qui. Ebbene, è stato fatto così. Facciamo un foro. La cosa non mi piace. In più il piano del cono non è piano, ma è così, come se l'avessero levigato con l'orbitale a mano invece che una superficie totale. Quindi diciamo questi apparentemente piccoli dettagli ti obbligano a lavorare. Perché? Perché devo rifare il foro, devo stuccare il precedente, devo centrare ancora il cono e molare, ovvero carteggiare tutta la parte inferiore per renderlo omogeneo, cioè un cerchio perfetto con un foro perfetto triangolare. Non possiamo montare un cono così sulla pala eolica, sulle turbine eoliche. Bene, detto questo, la cosa positiva è tutta la ferramenta, ovviamente obbligatoria, ma intanto è tutta inox di qualità, la vedete, insomma c'è tanta roba e doveva esserci. In più ragazzi, lo dissi anche qualche secondo fa all'inizio, che io ho trovato dentro anche una ventina di euro tra angolari, bulloni e quant'altro. Tutte le cose che vi sto dicendo servono per descrivere il prodotto, cosa è arrivato, cosa c'è nella scatola. E andiamo avanti perché il prodotto è veramente buono, però capirete che c'è stato qualcosa che non va. Lo descrivo man mano che andiamo avanti. Buona visione. E adesso togliamo un po' di plastica varia. Questa è la coda, sì, ok. Questo è il timone, bello grande, di resina, sì, no, di metallo, ecco. Ragazzi, qua ci dobbiamo vedere dopo perché ci sono fasce metalliche che avvolgono ancora il cassone dove c'è dentro il motore. Queste sono 1, 2 e 3 fasce metalliche che sono state tirate, quindi ragazzi, bel lavoro, bella confezione. Mi ha stupito quel sensore di apertura che c'è dentro, incredibile, incredibile ragazzi. Ci vediamo fra un po'. Andiamo a tagliare adesso queste. Questo è al contrario, adesso lo giriamo. Niente, mi faccio aiutare, lo giriamo. Dovrete avere un po' di pazienza per vedere poi il risultato finale, ovvero quando sarà montato. Bisognerà fare il plinto, la gabbia e tutto il resto, insomma tosto. Andiamo avanti ragazzi. Ebbene ragazzi, perché qua ci vuole un po' di pazienza, ma non solo da parte vostra, soprattutto da parte mia, perché io sono quello che me deve godere. Il punto è che mentre la turbina eolica montata precedentemente aveva un diametro di 2 metri, questa ha un diametro di 4. Il moltiplicatore del vento è al quadrato, significa che con 4 metri di aria spazzolata, come si dice in gergo, c'è una potenza, soprattutto con venti forti, che è micidiale. Non si può assolutamente mettere, se la comprate, una turbina così su un palo che non sia veramente di una certa portanza o di un traliccio elettrosaldato a TIG. Non fate quelle cose tipo saldatura a punti eccetera. Ebbene, qui bisognerà fare anche un plinto, ovvero scavare, posizionare una gabbia metallica, posizionare dei tiranti, poi introdurre il palo. Il palo lo voglio fare basculante, ovvero tagliato alla base, dove c'è una cerniera dove tutta la turbina si abbassa. E dato che tutta peserà 110 kg, 120 kg, è una cosa che non è che possiamo piegare un palo a quale altezza, con la fune. Ci vuole tutto un congegno che sarà oggetto di questa serie di video dedicate all'energia eolica e che ha una certa importanza. Qui entriamo già in una fascia medio-alta, è chiaro, nulla in confronto alle turbine che troviamo in Puglia, che sono con 30
40 metri ogni pala. Qui abbiamo i nostri 2 metri, diametro 4 e tanta potenza, quindi le cose vanno fatte in un certo modo. Quindi ci sarà palo tendenzialmente basculante, l'altezza dovrà essere fuori tetto, mentre qua precedentemente c'era un angolo casa che con venti provenienti da sud-ovest erano frenati dalla casa. Questa la voglio montare in un altro posto, poi vi spiegherò il progetto, dove ci saranno venti liberi, quindi dovranno cercare il vento. A che altezza si posiziona una turbina? Ebbene, di solito il vento è stabile a 10 metri. Qui però, se mettiamo a 10 metri questo generatore con 4 metri di diametro, voi capite che il palo dovrà essere... Quindi dovrò creare una proporzione significativa per reggere venti forti, vedere che palo usare, vedere come farlo basculante, se usare dei pistoni oleodinamici, che sarebbe interessante, o se farlo issato a mano poi da chi, perché ci vorrebbe un controbilanciamento, un altro braccio che possa prelevare la leva da un punto diverso che non quello diretto, così se no non ce la faresti mai. Bene, tutto questo sarà oggetto di studio e di presentazione su questo canale. Buona visione, andiamo avanti con l'apertura perché quello che sta arrivando adesso è veramente gradevole. Vediamo adesso se riesco ad aprire queste perché sono toste. Siamo dadi e bulloni, ragazzi. Incredibile. Guardate il dado di testa, e bulloni da M, non c'è scritto, ma questo è un M14, un M16, rondelle, tutto inox ovviamente. Manuale. Ragazzi, mi avvicino con la telecamera. Guardate qui che belva. Non si riesce ad alzare da solo. Qui, anzi sì. Eccolo qua. Questo è il perno. C'è anche un dado qui. No, da solo non posso alzarlo, ragazzi. Questa è la belva. Mi faccio aiutare, ragazzi, ci vediamo direttamente. Ovviamente non si riesce neanche a girare a mano. Vabbè, ragazzi, qui c'è bisogno di vento, ragazzi, qui c'è bisogno di vento. Qui c'è bisogno di vento, ovviamente. Per far funzionare una turbina eolica ci vuole il vento, non basta il sole, anzi il sole serve ad altri scopi. Il punto è questo, motore pesante, io citavo intorno agli 85 kg, invece è meno perché il venditore ipotizzava ovviamente anche l'involucro, cioè il legno eccetera, quindi il motore siamo sulla 65 di chili, che è esattamente il doppio della turbina eolica che avevo acquistato precedentemente con questi 2 kW massimi di potenza. Ora l'ho analizzato, è fatto molto bene, perno inox eccetera. Andiamo avanti perché adesso passiamo all'apertura poi delle pale e andrò anche a posizionarle e c'è veramente da gioire. Andiamo avanti, ragazzi. Passiamo adesso all'apertura del contenitore. Voi sapete che la larghezza delle nostre braccia è l'altezza corporea, no? Quindi se io mi stendo qui è 1,80 fin qua, quindi è 2 metri. Apriamo, ci vediamo fra qualche secondo, ragazzi. Ragazzi, il sole sta girando dietro la mia casa, ma ho ancora un po' di luce per farvi vedere cosa c'è qua dentro. Vediamo, l'ho svitato adesso, Ho tolto anche l'ultima che volevo lasciare, vabbè.
Ok, questo è quello che c'è dentro, ragazzi. Ecco una pala eolica, ragazzi, una delle 3. No, vabbè, che ve lo dico a fare, ragazzi. No, cioè, ragazzi, finalmente, perché la precedente aveva qualche difetto. No, qui siamo alla perfezione assoluta nella lavorazione. Ragazzi, questa volta si spacca. Ragazzi, ero in piedi e non mi si vedeva. Allora rimango giù per darvi la dimensione e poter parlare anche con voi. Ragazzi, questa è una delle pale. Penso che peserà 4 kg, tutta in vetroresina, e sono 3 di queste. Cioè, ragazzi, sarà un impianto fantastico, fantastico. 3, e poi qui c'è dentro anche, eccolo qua, questo è praticamente incredibile. Questo è il timone, ragazzi, e pesa, deve un po' controbilanciare, poi insomma qui c'ha tutti gli agganci, insomma dobbiamo per forza vedere tutto da scrivania. E queste le 3 pale, ragazzi. Una, non voglio assolutamente rovinarle visto che sono in resina. 2, e 3. Ecco, si è alzato il vento, ragazzi. Ci siamo. Ci siamo. Difatti sta girando l'altra. Ottimo. Queste le pale, cioè hanno praticamente una spanna e 3D, cioè qui sono 25-27 centimetri affusolate. No, poi ragazzi, fatte veramente veramente bene. No comment. Ci vediamo su, ragazzi, in studio. Ragazzi, ho detto ci vediamo in studio, e solo 5 secondi per dirvi a voi, tutti amanti dell'eolico, adesso dovete sedervi. Non voglio responsabilità sulla coscienza di qualcuno che guardando le prossime immagini debba svenire. Mi raccomando, sedetevi, posizionatevi, tagliatevi dei popcorn, delle patatine, quello che volete voi, e guardiamo che cos'è questa turbina eolica. Ragazzi, questa è la turbina che volevo farvi vedere. L'ho montata qui sul cancello ed è veramente bella, fatta bene. Tra l'altro la flangia di fissaggio ha anche già gli inviti in torsione per agevolare ancora di più la potenza delle pale rispetto all'altra che non aveva questa condizione. Parla da solo, ragazzi. Ci ho tenuto a montarla qua sul cancello per farvi vedere quello che sarà l'impianto nella sua dimensione reale. Sarà adesso tutto smontato e poi sarà montata là dove andrò a posizionare il plinto e quant'altro. Buona visione, andiamo avanti, e qui ci vorrà un po' di pazienza. Questa era, ragazzi, grande, fatta bene, sontuosa. Immaginate questa turbina eolica a 6, 8, 10 metri di altezza, mentre wow, produce corrente. Ragazzi, vi avevo detto all'inizio, non tutte le cose che ascolterete in questo video sono belle, positive, ma insomma per noi tecnici c'è sempre una soluzione. Quindi adesso che vi siete rilassati con le patatine, avete visto quanto è bella questa turbina, adesso passiamo a un errore che l'azienda ha fatto. Faremo dopo le considerazioni insieme. Non cambia la meravigliosità di questo prodotto, perché poi ovviamente, fortunatamente, c'è stata anche una soluzione. Ed ecco, ragazzi, finalmente aperto e posizionato il motore in piedi per farvi vedere bene, insomma, il peso. Come costruzione ovviamente c'ha le sue alette, molto simile all'altro, e l'asse, insomma, lo vedete rispetto alla mano, è veramente gigantesco. È duro da ruotare, quindi c'ha i suoi magneti al neodimio per la potenza, e qua ci sono le 3 uscite di un cavo molto di qualità e molto robusto anche, poi tutto da rettificare per portarlo ovviamente all'interno delle batterie litio 48 volt. Vedremo che tipo di impianto fare, perché
non penso che le piombo saranno in grado di attutire queste potenze. È veramente, insomma, lo vedete, molto molto imponente, importante. Questo motore adesso proverò a vedere attraverso questo perno se riesco a farlo roteare in modo da vedere così un attimino le tensioni in uscita, ovviamente a bassa velocità perché è a vuoto, soprattutto perché se si attacca un carico non ce la si fa nella maniera più assoluta. Bene. Adesso facciamo il test con l'avvitatore per vedere un attimo la produzione. Chiaramente qui la potenza è tanta, quindi non si riesce a farlo girare come vorrei. Ci accontentiamo. Qui ho messo, vedete, un ponte rettificatore, quindi molto potente. Questo è un 1600 volt, quindi è roba grossa. Qui abbiamo il multimetro e adesso facciamo questa rotazione in modo da vedere la produzione in termini soprattutto ovviamente di tensione. Ebbene, avete visto, siamo intorno ai 500 volt di tensione, quindi qua c'è da fare delle riflessioni molto molto ampie. Bene ragazzi, dopo tutto questo entusiasmo, molti di voi l'hanno già capito, c'è un errore. Una turbina eolica per la 48 volt, quando gira così piano, sviluppa 20, 30, 40, 60 volt, fino ad arrivare con venti fortissimi a un massimo di 180 volt. Ma 520 volt con questa rotazione così bassa vuol dire che questa è una turbina eolica trifase per la 380 di chissà quale industria con lo scambio sul posto. Hanno sbagliato la consegna, il prodotto non è questo. Ora noi tecnici siamo un po' abituati a queste cose. A me dispiace sempre quando un amico del canale dice mi si è bruciato il MOSFET ed è l'inverter della sua vita. Siamo abituati, ma sempre dispiaciuti. Allora ho contattato subito l'azienda di cui non mettono il link e l'azienda si è resa disponibile ovviamente a sostituirla. Quindi ci vorranno 20-30 giorni, un mese, diciamo il mese di marzo, affinché mi arrivi la turbina giusta, quella per la 48 volt. E lì riprenderemo questi video su questa installazione. Ci ho tenuto a dire queste cose perché sono la realtà di quello che succede a 10 passamila chilometri di distanza. La Cina non è così vicina. Quando compriamo cerchiamo delle garanzie. Chiaramente quando arriverà adesso il nuovo generatore gli farò lo screening totale prima di dire sì, ok, e vediamo come va a finire. Lì ci sarà anche tutto il resto, ovvero non possiamo fare un tampone con le piombo di questa potenza, soprattutto a fronte di venti molto forti e continuativi. Quindi ci sarà il suo regolatore di carica. Vediamo un attimo cos'è, com'è, come funziona tutto il resto. Rimandiamo quindi questo video, questa conversazione al video numero 7 di questa serie dell'eolico verso la fine del mese di marzo. E buona visione a tutti ragazzi. Se è vostro piacere, ne trovate un'utilità, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo. Buona giornata.